questo video, esploriamo una funzione esclusiva, presente nelle versioni WinLive Home Synth e WinLive Pro Synth, chiamata Mobile Synchro. Questa funzione consente, una volta creato il database su PC Windows o Mac OS X, di trasferirlo facilmente nelle app WinLive Pro Karaoke Mobile e WinLive Gold. Tutto questo con un semplice click, utilizzando uno spazio in cloud, presente sui server della ProMusic Software. La funzione Mobile Synchro è consigliabile a chi già possiede il WinLive Home Synth o WinLive Pro Synth per computer e desidera un sistema professionale estremamente compatto e portatile, oppure, a chi viceversa, possiede un'app WinLive Pro o WinLive Gold e vorrebbe un sistema più versatile e semplice per gestire al meglio il proprio repertorio musicale. Per questi ultimi, consigliamo almeno la versione WinLive Home Synth, disponibile sia per Windows che per Mac OS X. Per maggiori dettagli e compatibilità sulla funzione Mobile Synchro, consulta la descrizione. Bene, prendiamo in considerazione la versione WinLive Home Synth e procediamo con la creazione del nostro repertorio, che verrà successivamente trasferito nelle app mobile. Il cuore del sistema WinLive è costituito dal database, che ci consente di organizzare il repertorio in 40 songlist, richiamabili tramite i tasti funzione del PC. Per iniziare, accediamo al menu File e selezioniamo la voce Multi-Import in Database per entrare nella schermata del database. Sul lato sinistro della schermata, possiamo navigare tra le cartelle e le sottocartelle, dove sono presenti le nostre basi musicali. Ad esempio, se le basi musicali si trovano sul desktop, clicchiamo sull'icona corrispondente. Una volta aperta la cartella, possiamo iniziare a importare le basi musicali nel database. È importante ricordare che l'import nel database non comporta il caricamento fisico delle canzoni, ma semplicemente il loro collegamento dalle posizioni originali in cui sono salvate. In fase di import potremmo dare un nome alla nostra songlist. Vedremo in seguito come rinominare le nostre songlist e impostare i relativi parametri. Una volta importate, possiamo ulteriormente suddividerle nelle varie songlist. Ad esempio, possiamo spostare le canzoni latine nella songlist 2 e quelle italiane nella songlist 3. In questo caso, utilizziamo la selezione multipla. Selezioniamo le canzoni desiderate, clicchiamo con il tasto destro del mouse e le spostiamo nelle relative songlist. Una volta terminato il nostro lavoro, ritorniamo nella modalità Performance. Da Strumenti, clicchiamo su Editor e poi Songlist Editor. Si aprirà una griglia dove sono elencate le nostre songlist. Qui possiamo assegnare per ciascuna di queste lo stop dopo ogni brano, l'esclusione della melodia per i MIDI file e un ordinamento specifico. Possiamo, ovviamente, anche assegnare un nome a ciascuna songlist. Adesso siamo pronti per la nostra performance musicale. Se premiamo i tasti funzione F1, F2, F3 e così via, avremo accesso immediato al nostro repertorio. Proviamo adesso a modificare un MIDI file. Aumentiamo la tonalità, per esempio, di 2 semitoni. Cambiamo qualche strumento, i relativi volumi, o escludiamo delle tracce. Infine, memorizziamo virtualmente le modifiche, cliccando sul bottone
Quick Save. Ricordiamo che con la versione superiore WinLive ProSynth abbiamo a disposizione ulteriori parametri per l'editing dei nostri file, oltre alla possibilità di inserire testi e accordi. A questo punto, trasferiamo tutto il nostro lavoro sulle app WinLive Pro Karaoke Mobile o WinLive Gold. Rientriamo nel database e clicchiamo sull'icona relativa al trasferimento per mobile. Tutto il nostro database, comprese le basi musicali, verrà trasferito in un apposito spazio sui nostri server. Questo spazio blindato è specifico per ciascun utente, quindi è fondamentale evitare la cessione a terzi delle proprie chiavi di accesso. Entriamo nell'app, clicchiamo su Extra e loghiamoci inserendo i dati del nostro account relativi al sito www.promusicsoftware.com. Di seguito, clicchiamo su Download Web Plugins e scegliamo la cartella di destinazione, dove salvare il nostro download, e quindi confermiamo. In questo modo inizierà il download. La velocità di trasferimento dipende dalla velocità di connessione della nostra rete internet. Ecco che magicamente l'intero repertorio comparirà nella nostra app. Ovviamente, anche le modifiche apportate al MIDI file sono state trasferite dal PC all'app. Se successivamente apporteremo delle modifiche al nostro WinLive per PC, il trasferimento riguarderà solo i file modificati, o i nuovi file, riducendo così drasticamente il tempo di trasferimento. Se il video vi è stato utile, cliccate su mi piace e iscrivetevi al nostro canale YouTube. Seguiranno ulteriori video sull'argomento. A presto!